Salve a tutti, sono Gianluca Landi e oggi riprendiamo l'argomento del trading pre-match con il draw balance. Vi darò le partite per fare domenica e vi spiegherò ancora meglio come entrare, come individuare la quota e come posizionarsi all'interno del book. Apro una piccola parentesi perché tra circa 2-3 settimane, facciamo forse 3 settimane, ci sarà il bot per il trading pre-match dove non dovrete più come adesso andare a cercare i segnali, a vedere quando il draw balance è negativo, ma vi arriverà direttamente quando c'è la condizione sul vostro bot sia di ingresso e sia di uscita, e quindi non perderete nessun segnale ed entrerete nel momento migliore. Spiegherò adesso il motivo di questo con le partite che abbiamo. In più, all'interno del nostro bot ci sarà la possibilità, sentite bene, di avere le statistiche pre-match, quindi potete decidere, per esempio, di avere sia il segnale sul draw balance, di mettere la quota, ma per esempio di indicare le partite che sono finite in pareggio, non so, nelle ultime 2 o 3 partite, che c'è una percentuale di over 2,5, di BTS no, di under 1,5 superiore all'80%, e il nostro bot vi manderà i segnali diciamo, delle partite che si giocano sabato. Quindi il nostro sarà un vero trading, un vero bot pre-match che vi farà dimenticare di andare a vedere i siti, quindi non più andare a vedere l'Under 2.5 quando c'è tutto quello che volete, vi metterete delle condizioni anche complesse con tanti mercati e anche delle quote, e il bot quando volete voi vi manderà il segnale delle partite che rispettano queste caratteristiche. Per esempio hanno fatto under 2,5 3 volte di fila e hanno fatto under 1,5 6 volte di fila con una percentuale superiore a X, con la media primo tempo superiore a Y, con clean sheet superiore a quello che cavolo volete. Il bot vi manderà i segnali, quindi basta perdere tempo, avrete tutto a disposizione sul vostro bot con Score Trend negli abbonamenti che ci sono già adesso. Andiamo subito a vedere le partite del trading pre-match. Allora, come si fa? Si deve andare a vedere sul sito asianords.scoretrend.net/soccer il draw balance. Il draw balance adesso lo trovate negli abbonamenti di Score Trend, la visualizzazione qui sopra, quindi la visualizzazione nella home page con gli abbonamenti Advanced ed Essential. Se invece volete anche gli alert che in questo momento sono solamente per il Banca X Live, lo avete nel piano Professional, e il piano Professional permette ovviamente di vedere il draw balance. Allora cosa facciamo? Allora oggi siamo al 12, come ho detto dovete andare almeno 2 3, 4 giorni dopo per vedere quali sono le partite, perché se oggi è il 12 io non posso andare a fare il trading per match oggi, devo andare 3-4 giorni dopo, perché altrimenti non avrebbe senso, non ho tempo alle quote, non do tempo alle quote di scendere. Quindi andiamo per esempio a domenica, e quindi ci sono ancora 3 giorni. Vado a domenica 15, metto prediction, ok, mi metto nell'italiano perché così lo vedete, pronostici, draw balance, punta, cioè noi andiamo a fare il trading pre-match e quindi andiamo a fare il punta. Allora faccio una cosa, riaggiorno la pagina, mi vado a domenica, ok, sono fatto 16, ho aggiornato la pagina perché era da un po' che c'ero sopra, va riaggiornata, quindi sono al 15, vado sui pronostici, draw balance in modalità punta. Allora, vedete quali sono le partite? Ecco, c'è Torino-Lecce. Già, Torino-Lecce, prima di tutto, ve l'ho spiegato. Dovete andare a fare quando ci sono le partite italiane, perché essendo noi in Italia c'è tantissimo movimento pre-match sulle partite della Serie A italiana. Quindi Torino-Lecce è la partita da fare. Poi ho guardato anche Tottenham-Arsenal e anche il campionato francese, il Toulouse con le Havre, ok? Queste sono ottime, ma la partita da fare migliore di tutti è Torino-Lecce, perché le quote si muovono tanto,
mentre le altre due partite c'è un po' meno di liquidità e quindi dobbiamo metterci un pochettino sopra alla quota, così eventualmente abbiamo tutto il tempo di uscire perché lo spread qui è maggiore. Era anche da vedere Reggiana su Tirol, sono andato su Betfair e la partita di domenica non è ancora inserita nel palinsesto e di conseguenza non si può fare perché non è nel palinsesto. Quindi andiamo subito a vedere Torino-Lecce. L'ho già aperto su Betfair e la vedete. Vedete qui abbiamo 3,55, 3,50, 3,55. Quindi queste sono in questo momento le quote in puntata e in bancata del pareggio. Apro un grafico che l'ho già aperto, vedete Torino-Lecce. Allora, quando stamattina dovevo fare il video, la liquidità sul 3,6 e c'erano 1.500-1.600 mi sembra, quindi ho dovuto fare altre cose stamattina e quindi ho perso tra virgolette tempo a fare il video e non mi sono ancora inserito io nel mercato per il motivo che aspettavo di mettermi quando avrei fatto il video e quindi mi hanno anticipato. Ecco perché è importante il bot, perché il bot probabilmente già da ieri vi mandava il segnale e quindi vi mettevate subito all'interno del book acquisendo la priorità, che è fondamentale acquisire la posizione, quindi la priorità di essere eseguiti. È fondamentale. In tanti mi fa la domanda, ma Gianluca, ma tu lo fai sempre il trading pre-match? Io rispondo, quando mi ricordo, e anche alcuni utenti mi hanno chiesto proprio stamattina cosa ne pensavo, sono andato subito a vedere la partita e ho detto che è questa, perché con tutte le cose da fare mi dimentico. Ecco perché aspetto il bot io prima di tutto, perché col bot queste cose non mi succedono. Mi arriva il segnale e io posso andare a fare la partita subito senza pensarci. Quindi vado qui sopra, vedete c'è 3,50, 3,55 e 3,60. Io mi metto a 3,60, questo è il grafico, vedete hanno scambiato qualcosa a 3,65, a 3,60 e a 3,55. Quindi vedete qui cosa sono? Quindi qui sopra vedete e io mi metto proprio a 3,60. Perché? Perché secondo me questo è un ottimo valore, un'ottima resistenza e probabilmente vi possono venire ad eseguire. Vedete che ci sono 4.400, ma di qui a domenica può succedere che sabato io possa avere l'eseguito e il mercato poi mi riscende e io mi posso chiudere in profitto. Quindi io mi vado a posizionare a 3,60, anche perché ripeto in questi giorni ho tantissime cose da fare, non posso stare a vedere 3,55 cent, quindi mi metto a 3,60. Quindi io sono qui sopra, vedete, seleziono la puntata, metto 3,60 e mi metto qui sopra con 400 a 3,60 e faccio commenti. Vedete, metto in punta a 3,60, c'è 4,4, clicco, ok, sono le mie, sono qua a 3,60 e mi sono posizionato. Va bene? Perché ho detto che le quote migliori per poter fare questo sono 3,30, 3,80, 3,90. Il mercato italiano è ottimo, la partita Torino-Lecce direi che si presta bene per fare questo e io mi sono posizionato quindi sul mercato. Ho tutto il tempo per essere eseguito, quindi molto probabilmente venerdì o sabato, e 2-3 ore prima della partita ovviamente esco. Per uscire cosa si deve fare? Se io vado a fare qui, in tanti mi chiesto faccio il cash out dal sito, vuol dire non aver capito nulla, perché il cash out lo devo andare a eseguire tramite il calcolatore, per esempio quello che trovate sul mio sito. Perché? Perché altrimenti non avete l'uscita in cash out dal sito di Betfair, perché non vi permette di uscire di mettervi eventualmente alla stessa quota. Cosa vuol dire? Se io sono a 3,60 e il mercato qui è anche a 3,60, mi trovo qua, io mi potrei mettere a 3,55 se il mercato scende per avere il profitto, non me lo permette il cash out perché mi prende alla prima dalla parte alta.
Quindi io devo andare a fare col calcolatore o meglio col software di trading. Io vi faccio vedere dal sito perché così tutti lo possono fare, ma ripeto, ci vuole il software di trading. Se lo volete fare col calcolatore, andiamo qua sul mio sito, Betting Exchange, vi faccio vedere come si fa, vado sotto nei calcolatori, vado sotto e metto il calcolatore punta banca, perché io la prima operazione ho fatto in punta, quindi metto 360, metto lo stake 400, supponiamo che venga eseguito tutto, se mi abbinano meno ovviamente metto meno, metto la quota banca, supponiamo di mettermi a 3,50 e vedete che questo sarebbe il mio profitto, o il 2,7. Se mi devo mettere a 3,55 metto 3,55 e qui il profitto, vado ad aggiustare poi la commissione del 4,5. Avete capito? Quindi è qua in base a qual è la quota che dovete trovare qua, perché se il mercato mi viene eseguito a 3,60 poi scende a 3,55 e 3,50, io cosa faccio? Mi metto prima a 3,50 in uscita, poi se vedo che sono 2 ore prima che inizi la partita, non ho fiducia che venga eseguito e voglio uscire, a quel punto esco anche a 3,55 in profitto, ma altrimenti io mi posiziono sempre dalla prima parte qui sopra che trovate in punta, quindi la mia è una bancata perché sono entrato in punta a 3,60, mi metto in uscita a 3,50, quindi voi vedete punta ma perché sotto c'è la bancata, mi posiziono e aspetto di essere eseguito. Avete capito? Quindi mi sono messo a 3,60, probabilmente potrei essere eseguito venerdì o sabato mattina e poi io mi esco in posizione, aspetto 3-4 ore massimo prima che inizi la partita e mi posiziono a 3,50 oppure se è ancora sceso di più ancora meglio. Se non vengo eseguito a 3,60 non succede nulla, cioè io non ho guadagnato ma non ho perso nulla, quindi io mi sono messo a 3,60. La vedo dura che il mercato possa salire, eventualmente cosa faccio? Mi posso chiudere a 3,60 in pareggio, se mi vengo eseguito a 3,60 e poi non ho la possibilità perché il mercato non scende più di tanto, perché comunque come avete visto è già sceso, e esco. Se poi invece mi trovo il mercato che è salito a 3,65, eventualmente prima che inizi la partita mi prenderò una piccola perdita. Però è importante che voi utilizzate le strategie e il metodo che ho spiegato nei 10 video precedenti. Ecco, vedete, perché qui il massimo è stato fatto 3,60. Adesso ho individuato altre partite come vi avevo detto. Andiamo a vedere per esempio quella della Premier. Ecco, però qui abbiamo una cosa, Tottenham Arsenal. Ecco, da stamattina, da quando l'ho visto, volevo fare il video, io qua avevo 3,90. Guardate adesso il mercato come è già sceso subito. Avete capito l'importanza di ricevere un segnale e di andarla a fare subito? Perché stamattina intorno alle 10 il mercato era tutt'altra cosa. Al posto di 3,75 qua mi sembra che avevo 3,90 o 3,95. Andiamo a vedere il grafico. Eccolo qua e vedete avevo qui sopra mi sembra proprio 3,90 3,85. Vedete che il mercato è già sceso. Io cosa faccio qui sopra? Io mi metto, per non avere grosse problematiche, io mi metterei qua a 3,85 o 3,90. Non mi metto subito qua perché è un mercato che c'è meno liquidità, comunque è una partita con due squadre che segnano, è vero che sono insomma forti tutte e due, ma squadre che segnano, quindi io mi posso mettere qui sopra a 3,85 o a 3,90. Se mi eseguono bene, se non mi eseguono, ripeto, non ho guadagnato e non ho perso nulla. Abbiamo detto qui dal grafico ci possiamo mettere a 3,85. Ok, ma anche 3,90, fatemi rivedere. No, 3,85. Mi metto questa volta con meno per farvi vedere perché con 100, perché non è detto che il mercato poi dopo, se io entro con cifre molto più elevate, che mi faccia uscire. Quindi io mi metto, ripeto, a 3,85 con 100 euro. Ok, sono qui sopra e vado, confermo. E sono io, eccolo qua, avete visto aggiornato.
Poi andiamo a vedere l'altra partita del campionato francese. Francia Liga 1. Eccola qua, questa qua. Il grafico, guardate adesso, è 3,75,4. Vedete come è aperto lo spread? Vedete che questa è stretta, campionato Serie A, lo spread è strettissimo e c'è tanta liquidità. Premier va meglio, campionato francese, vedete, la cosa è completamente differente. Andiamo a vedere qui sopra, vedete, sono stati scambiati qualcosa prima 34,11 a 3,95. Qui vedete che il mercato non permette di fare, tra virgolette, tante cose. E allora, per farvi capire cosa facciamo, mettiamoci, fatemi rivedere, 3,95, ecco, mi posso andare a mettere a 3,95 con 50 euro. Aspetta, vado così, ricordo se l'ho presa, 3,95, mi metto con 50 euro. Quindi voglio farvi vedere con questi importi e le quote dove in un determinato campionato Serie A tanta liquidità, spread stretto, entro con molto di più. In un altro mercato tipo il francese dove lo spread è più elevato, mi metto più alto ed entro con meno. È questo che dovete capire come fare il trading pre-match. Poi il trading pre-match, se seguite tutti i video che vi ho spiegato con il draw balance, e poi appena arriverà il bot, vabbè, saremo su un altro pianeta, avete la possibilità di fare una tipologia di trading con rischio veramente, veramente basso, tendente a zero. È vero, tanti mi dicono, ma Gianluca, ma se io entro con 100 euro poi faccio 3-4 euro, ma ragazzi sono il 2-3%, il 4%. In 2 o 3 giorni, cosa volete di più? Con un rischio che vi ripeto è tendente a zero se fate quello che ho spiegato? Dopo un paio di mesi ovviamente di pratica, perché se non capite come si muove il mercato, i movimenti, non andate da nessuna parte. Quindi è fondamentale capire questo. Io clicco e mi metto e quindi mi sono posizionato sul mercato. Quindi il trading pre-match funziona sempre alla grandissima. Ovviamente non è che ci rifaccio 1000 video, vi ho spiegato come funziona, ho fatto tanti video per spiegarvi il trading pre-match con il draw balance. Funziona sempre, funzionerà sempre. È uno strumento straordinario. Adesso appena arriverà l'alert, avrete la possibilità che il sistema vi mandi le partite e quindi voi non perdete, tra virgolette, più tempo e non vi dimenticate, come succede a me, di fare le partite perché ho tutte le cose da fare. E lo fate nel momento giusto e prendete la posizione sul book, quella migliore, perché prima siete, prima vi eseguono e poi potete uscire. Potete fare eventualmente, se state sul pezzo, più operazioni, perché faccio un esempio, vi abbina a 360, poi il mercato scende a 350, poi vedete il ritocco a 355, potete riuscire a 350 e rimettervi o a 360 o a 355 e siete usciti a 350 e avete fatto 2 tick. Quindi il trading per match potete o fare un'operazione e lasciarla lì, oppure fare tante operazioni nel durante, però prima dovete capire il meccanismo. Poi il bot vi manderà anche il segnale d'uscita. Può essere molto interessante poiché potrete mettere sia il discorso del draw balance che le quote sul pareggio, eventualmente anche dei segnali su, non so, su under, su quanti pareggi ha fatto di fila e così, oppure anche sui risultati esatti, così vi fate un sistema che è ancora più evoluto. Questo, diciamo, sono le evoluzioni che faremo. Poi a breve ci saranno anche le quote e i volumi di Betfair su ScoreTrend e sul nostro bot. E a quel punto il trading pre-match vi arriveranno solamente sulle partite che sono su exchange e potete decidere solamente quelle partite che hanno un determinato volume. Vi saluto, ciao a tutti da Gianluca Landi, aggiungetevi al mio canale perché arriveranno tante di quelle novità veramente, veramente top che vi permetteranno, se lo volete, di diventare degli sport trader e fare una professione, a patto che vi mettiate a fare le cose veramente serie, vi mettete a studiare, usate il money management e volete crescere per fare anche voi questa splendida professione. Ciao a tutti da Gianluca Landi.